È tutto vero. Ho creato un'app dal valore potenziale di 4 milioni di euro, tutto all'interno di una stanza non più grande di questa. Tutto questo è stato fatto per aiutare un mio amico con il suo negozio. In questo video stai per vedere passo passo come ho raggiunto questo traguardo e quale sarà il futuro di quest'app. Inoltre, durante il video rilascerò una sorpresa. Hey, that's pretty good. Che riguarda l'app stessa, quindi stay tuned. E quindi che cosa ho fatto? Ho deciso di dedicare una settimana completamente al negozio del mio amico e capire quali fossero i suoi problemi. Una settimana perché doveva essere qualcosa di veloce e che offrisse valore nel minor tempo possibile. Ovviamente le mie competenze sono in ambito AI e quindi dovevo prima di tutto introdurre lui e la sua ragazza a quello che l'AI poteva offrire. Comunque c'è questa cosa qua che si chiama il co-designing, cioè vengono fatte dei design tantissimi da parte dell'intelligenza artificiale, poi c'è la designer appunto che ne seleziona le migliori e ne finisce il tratto, capito? Per poi portarle alla cosa finita e poi ovviamente indossata. La seconda cosa molto importante invece è far vestire, appunto, vedere delle immagini di gente vestita con la tua creazione. Quello che hai appena visto è un estratto di episodi più grandi di un'intera serie che è qui presente sul mio canale e che se vuoi seguirti all'inizio te la lascio qui nelle schede. A questo punto andavano capiti quali fossero i loro desideri e come intendevano nella loro testa risolverli con l'intelligenza artificiale. Magari su una serie di foto che noi abbiamo già selezionato da quelle lì che noi abbiamo fatto e che vogliamo pubblicare, quali sono da pubblicare, il copy, la scrittura del contenuto rispetto a quella foto. A questo punto che i bisogni e i requirements erano definiti, andava semplicemente creato un piano d'azione per far sì che loro potessero essere immersi all'interno della creazione di questo strumento. Già ho fatto una sorta di piano per il prototipo, che come vedete ci mettiamo una settimana per farlo. Diciamo il primo giorno a me servirà che voi mi preparate le immagini che mi arrivano, quindi una volta che mi arriva parte il primo giorno per me. E voilà, il giorno della presentazione dell'app AI per 3Sides. Noi ci eravamo promessi di fare questo prototipo di un social media manager AI. In particolare volevamo due funzionalità all'interno di questo programma. La prima che aiutasse nella scelta delle foto, così che scartasse tutte quelle che magari non ci interessano. E la seconda, se ricordo bene, era quella di fare la caption per Instagram in base alla foto che era stata scelta. Sì. Ok? Questa cosa è stata fatta, è stato realizzato un prototipo con le due funzionalità. Dove gira questa cosa e come si possono fare gli aggiornamenti, perché questo è un prototipo che ovviamente può essere aggiornato. Questo gira su ogni sistema che ha installato una cosa che si chiama Docker. Attualmente Docker è disponibile per Mac, per Linux e per Windows. Quindi se hai uno di questi tre sistemi puoi far girare il programma che abbiamo realizzato e apparirà, come farò vedere, come un sito web, un'interfaccia web che però non ha un link sopra, no? C'è scritto localhost, per farti capire che è una cosa che gira solo sul tuo PC. Ok? Sì. Questo è. Ora vi faccio vedere come funziona. Ok. Perfetto. Allora, è spartano perché è un prototipo, però è per farvi vedere tutte le funzionalità. Come vedi, la prima cosa che ti appare all'inizio è una casella che ti dice metti delle foto all'interno. Perché la prima cosa che ti farà fare appunto è collegarti a una cartella o prendere una serie di foto e farti la classifica di queste foto. Io adesso ho delle foto di esempio che ho qua dentro, che ce ne sono di belle e di buone e di brutte, anzi. Ecco, te le cariche, te le vedere come si chiamano e tu qua sotto vedi le 4 foto, vedi? Alcune sono veramente piccole, sono sfocate, questa qua non c'entra niente con il vostro mondo. Infatti è meno 62. Esatto, questa ti fa vedere, vedi qua dentro ci sono dei numeri che io, se a voi serve, posso tagliarveli anche alla prima cifra decimale. Sì, chiaro. Ok? Poi mi dite voi cos'è più comodo. E nel momento in cui le carichi appaiono, questi sono dei bottoni. Ok? Che una volta cliccati genererà la caption per quella immagine. Ok? Quindi questa è la prima funzionalità che vi dice che la migliore attualmente è questa. Sì. Ok? Poi se voi dovete scegliere, dovete andare a queste qua le evitate perché siamo vicino all'1. Non ci sono dei veri e propri limiti in questo nel calcolo, può andare fino a meno infinito e a più infinito. Okay. Quindi l'idea è
più è alto meglio è. Certo. Quindi tu prendi tutte le foto che hai e poi la classifica è fatta dalla più alta alla più bassa. Ok. Io ti ho voluto lasciare il numero e non solo scarto e non scarto, perché così se ve ne vedi due che hanno i numeri molto vicini vuol dire che sono entrambe buone, non è primo e secondo posto, capito? Che Sì. Magari decimo. possono essere due pubblicazioni, chiaramente. Sì, io le immagino come due pubblicazioni. Certo. Ok. Quindi, E quindi vai. il voto di questa immagine, sia se la metti insieme alle altre, sia se la metti da sola, varrà sempre 30,5? Sì, non è in base alle altre, Quindi quello è il voto non dell'immagine. è uno score, nel senso prima foto, seconda foto, terza foto, quarta foto. È solo esteticamente la foto che punteggio ha di bellezza. Quanto è estetica. Quanto Sì, funziona basta. meglio e Ok, basta. Sì. ok, Non ok. rispetto alle altre, ma in generale. esatto. Ok, perfetto. Quindi possiamo vedere adesso a caricare solo queste due se ci dà lo stesso punteggio. Sì, Ok. sì. Vogliamo provare? O Sì, no? possiamo provare. 9 e 30,5. Ci sta. Ok, Ottimo, ottimo. quindi ma adesso abbiamo queste due. Ah, c'è anche l'esempio che volevo far vedere di quando due sono molto vicine. L'ho preso a pomeriggio e sta qua. Questa è pure una foto estetica, cioè bella. Tra l'altro questa è anche più grande, quindi Mhm. vedi è 28 questa. Ok. Ok, quindi è vicina a 30, vuol dire che sono entrambe buone. Ok. Certo. Poi questo qua è quel bottone che ti collega, diciamo, a OpenAI Ok. in automatico e dopo poco, vedi, ti crea tutta quella che è la caption. Vorrebbero questo look abbiamo fatto stare un po' into the street, questi outfit. Oh, complimenti. Molto bella questa caption. Mi piace. Mi piace. Se non ti piace quella cosa, dici vabbè, però non è che mi piace assai, tu riclicchi sopra E me ne dà No, ce ne un'altra. dà un'altra. e lui te ne genera sempre una nuova. Questo look è pure stile, un mix perfetto di conforto e moda che urla streetwear in ogni dettaglio. Essere re delle strade, condividi il tuo outfit. Spettacolo, mi piace un sacco. Sì, sì. Mi piaceva più da quella di prima. Sì, sì, però nel senso sono Ci sta, ci tutte sta. molto molto belle. Sì, sì. Ok. E basta, Ottimo, ragazzi. bellissima. Molto Complimenti. bella, sì, sì. Fa esattamente quello che volevamo che facesse. Quindi Ok. sì. Sì, sì, anzi è anche molto più dettagliata di come immaginassi. Sì, infatti. La verità. Però bella, 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 bella. Mi piace. Ora che quest'app ha dimostrato il suo valore all'interno della microimpresa, seppur quella di un mio amico, e dopo aver fatto un draft di un business plan che mi ha permesso di dirti i numeri a inizio video, quindi che mi fa essere speranzoso nell'investire del tempo in quest'app, sono disposto a rilasciare la versione alfa, la stessa che hai visto nel video, in maniera gratuita a te che stai guardando questo video. Per farlo, io ti darò accesso al codice che sta su GitHub, ti basterà andare in descrizione dove potrai lasciare, c'è un link dove potrai lasciare la tua mail, io ti inviterò e ci potrai accedere. A quel punto la mia idea è che tu possa guardarlo, possa imparare a capire come si fanno determinati tipi di app, possa renderti conto che ciò che sto dicendo è reale e che esiste, e se hai intenzione di collaborare, di raggiungermi su Instagram, che trovi sempre in descrizione, io sono aperto ad ogni tipo di collaborazione. Questo non toglie il fatto che io ti dia accesso al mio codice e tu possa fare un po' ciò che vuoi. Però questa è un'altra storia. Che questa sia la strada giusta per permettere a Simone e quindi alle microimprese di competere un po' di più sullo stesso livello con le grandi aziende, io ne sono abbastanza sicuro. Magari non è l'app, però è il primo passo per raggiungere questo obiettivo. In più, se questo video ti è piaciuto e vuoi vedere l'evoluzione di quest'app e capire fino a che punto posso spingerla, scrivi nei commenti 4 milioni, così che io capisca che c'è interesse nel capire come quest'app può andare avanti. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!